Per quanto riguarda il fondo e il top vengono appoggiati. Piovono top. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e il video di oggi vuole essere una risposta a una domanda che mi sono fatto qualche anno fa. La domanda era: ma le chitarre semiacustiche come sono fatte? Vi anticipo che per farvi gli esempi sfrutto una chitarra che mi hanno mandato un po' di tempo fa i ragazzi di Musical Store 2005 ma che non avete ancora visto sul canale. È una Gretsch, più avanti nel video comunque vi dico tutto. E se anche a voi piacciono le chitarre semiacustiche tanto quanto piacciono a me, lasciate un bel like al video e iscrivetevi al canale così ne porterò un sacco di altre chitarre semiacustiche in futuro. Iniziamo da cos'è una chitarra semiacustica. Il nome già ci dà un indizio, è una chitarra che è acustica ma solo un po'. Si tratta di un ibrido tra la chitarra elettrica e la chitarra acustica. Detto male, poi andiamo nel dettaglio, è una chitarra acustica con l'elettronica di una chitarra elettrica. Lo so che non è propriamente così, ma da qualche parte comunque devo iniziare per spiegarlo. Comunque non è così ora, cioè adesso, però è da lì che si è partiti effettivamente, dalla chitarra acustica con il pick-up magnetico. Infatti mettevano appunto il pick-up magnetico a chitarre con il body vuoto per consentire l'amplificazione e quindi soddisfare la richiesta di tutti i musicisti del periodo che era voglio più volume. Le prime chitarre elettrificate erano chitarre acustiche, però avevano un problema. Le risonanze portavano un inevitabile effetto Larsen con l'aumento del volume. Praticamente è quello che succede ancora oggi quando colleghiamo una chitarra acustica ad un impianto e suoniamo live e fischia qualsiasi cosa nel mondo se non mettiamo un tappo alla chitarra. Per risolvere questo problema infatti riempirono il body della chitarra e così nacque poi la solid body come la conosciamo. Le chitarre più famose e più storiche del mondo sono nate per quel motivo lì. Comunque ho detto che riempivano il body, ma non è che lo riempivano, le facevano direttamente piene, cioè non è che prendevano le chitarre acustiche che ci buttavano dentro il legno. Questa cosa fece nascere le chitarre più iconiche come la Les Paul e la Stratocaster nei primi anni 50. Per una semiacustica come la intendiamo noi servirà aspettare la fine degli anni 50 per avere poi appunto la prima ES335 di Gibson, che è una chitarra leggendaria. Ora vorrei avere qui una 335 di quelle spaziali super vere per parlarvene, ma come vi ho detto prima ho pescato in casa Gretsch per diversi motivi. Intanto per curiosità mia, perché di Gretsch non ne ho mai provate qui sul canale, e poi per dare a voi un'alternativa valida senza dover vendere un rene. Questa mi è arrivata, l'ho provata per un po' di tempo ed è perfetta per questo video. Brutta, vero? Allora, come chitarra è una double cut, quindi a doppia spalla mancante, con il body tutto fatto in mogano, quindi top, fondo e fasce in mogano. Il manico è in nato e la tastiera è in alloro. Nel dettaglio la tastiera ha 22 tasti con il radius da 12 e il manico non è neanche troppo spesso, direi che è una forma D non esagerata. I pickup sono due P90 Gretsch super versatili perché possono andare bene per suonare qualsiasi cosa, dal rock duro al clean super morbido per un po' di jazz, e l'elettronica comunque è interessante perché ha un volume master e quindi generale per entrambi i pickup, ma poi ha anche i volumi singoli per ogni pickup. Quindi ad esempio posso decidere che il volume generale della chitarra sia l'80% e poi gestire i volumi dei pickup singoli separatamente. Per quanto riguarda il tono abbiamo un potenziometro solo, quindi è un tono master che chiude il tono di entrambi i pickup contemporaneamente, e poi abbiamo il classico selettore a 3 vie messo qui sopra un po' stile Les Paul. La posizione di alcuni potenziometri è un po' strana, ma è questione di abitudine, tipo il volume messo qui sulla spalla è strano da vedere e anche strano da prendere mentre si suona. Insomma, è una bella chitarra, però dal punto di vista estetico per me non è... Cioè, ok? Allora, aspetta, chiariamoci. Lo stile mi piace un sacco, però questo colore un po' così... Tipo, ne ho vista una azzurrina con il Bixby come ponte, non questo ponte fisso a V, che mi fa impazzire. Quella è bellissima. Comunque, la cosa che mi piace di più di questa chitarra è che è una semiacustica diversa dalle solite 335 style che si vedono. Cioè, la forma del body è un pochino diversa, è un po' più piccola, non è così bombata, gigante, molto più elettrica come chitarra rispetto alla semiacustica. Comunque, continuiamo a concentrarci sul come è fatta una semiacustica. Allora, il metodo di costruzione è abbastanza curioso. Tralasciamo comunque il manico e la tastiera perché quella è una parte che è praticamente uguale a come si fa poi sulla chitarra elettrica solid body, ma per quanto riguarda il corpo della chitarra praticamente, come possiamo vedere anche in questa specie di documentario che ho trovato su YouTube, in cui ci fanno vedere come fanno le 335 per le semiacustiche, il legno viene stratificato, cioè vengono presi vari fogli di legni anche diversi e incollati uno sopra l'altro per fare un foglio più spesso. Addirittura per dare ancora più resistenza al legno, senza comunque perderne la flessibilità, il foglio in mezzo tra i due fogli principali viene messo in un altro senso,
in modo che questa cosa aiuti il legno ad essere un pochino più resistente, semplicemente cambiando l'orientamento delle fibre del legno. Questi fogli vengono poi incollati e pressati fortissimo ad alte temperature per diventare un pezzo unico e poi vengono scaldati ancora e piegati. Per quanto riguarda il fondo e il top vengono appoggiati e pressati su una lastra che ha la forma che deve avere poi la chitarra una volta finita, mentre per quanto riguarda le fasce viene messo questo foglio composto da diversi fogli nella macchina apposita che schiacciandolo lo piega e gli dà la forma giusta. Praticamente quando la macchina finisce tu hai le fasce, praticamente il lato di mezza chitarra, cioè questa parte qui. Successivamente questo foglio piegato per fare il lato della chitarra viene tagliato dallo spessore giusto, quindi questo, e poi incollato ad una lastra di legno. Ecco, qui c'è lo snodo principale. Questa infatti è stata l'idea vincente di Gibson quando hanno fatto la 335 a fine anni 50. Praticamente hanno riempito parzialmente la chitarra hollow body facendola diventare semi hollow body. Infatti di chitarre semiacustiche ne esistono due tipi, hollow body e semi hollow body. La hollow body è quella vuota completamente, la semi hollow body è quella vuota metà. Comunque un po' piena. Comunque, questo blocco centrale può essere di tipi di legni diversissimi. Ad esempio, sulla Gretsch che abbiamo qui oggi è in abete. A questo blocco vengono collegate e poi attaccate le fasce laterali che sono state piegate in precedenza, che poi vengono rinforzate al suo interno con dei pezzettini di legno tagliati in modo che possano aderire alla forma della chitarra, seguendo le curve dello strumento, per poi rinforzare questa piega e mantenerla anche nel tempo. La durata nel tempo dello strumento è necessaria, cioè se la chitarra si smonta dopo 5 anni è un problema. Infatti tutte queste cose vengono fatte sia per garantire alla chitarra la forza strutturale necessaria per stare insieme, ma anche per favorire poi la risonanza del suono all'interno. All'interno della cassa armonica tutti questi pezzettini di legno comunque riflettono il suono in una maniera particolare. Se questi pezzettini vengono fatti con un design ottimizzato oppure particolare per ottenere un certo tipo di risonanza, le cose cambiano. Comunque il fulcro della chitarra semiacustica semi hollow body è quella lastra centrale in mezzo al body che fa la differenza. Quindi se vedete una chitarra che ha i due classici fori a F della semiacustica e volete sapere se è hollow body o semi hollow body, guardateci dentro. Se vedete che è tutta aperta è una hollow body, se invece vedete il pezzo di legno che chiude la chitarra e la divide a metà, allora è una semi hollow body. Ovviamente una hollow body completa è anche più leggera perché ha comunque del legno in meno, ma contemporaneamente secondo me è anche un pochino più fragile. Bill Gates che presenta Windows 98 e possiamo mettere le chiavette USB per espandere l'hard drive, schermata blu in presentazione. Quindi, visto tutto il casino che è servito per fare questa chitarra, intanto suoniamola, così vediamo se tutte le cose teoriche che abbiamo detto in tutto questo video poi alla fine risultano dal lato sonoro. E voi fatemi sapere qui sotto nei commenti se sentite la risonanza.
Comunque, per continuare con il processo di costruzione, successivamente vengono incollati il top e il fondo così da avere il body della chitarra finito. A questo body poi verrà applicata tutta l'elettronica e tutto l'hardware, quindi il ponte, i pick-up, gli switch, i potenziometri, e qui è un casino. È un casino perché a differenza delle chitarre solid body normali, non abbiamo dietro il vano con l'elettronica a cui possiamo mettere mano per cambiare i potenziometri, cedere i pick-up, gli switch e tutte queste cose. No, per queste chitarre bisogna far passare tutto dai fori a F e qui si fa un sacco fatica. Vengono passati i potenziometri, tutti i cavi vengono infilati da qui dentro, qui sotto, e poi vengono chiusi da sopra con il classico sistema con il dadino e poi la plastica da girare. Cioè, fare una semiacustica è un casino, anche se non sembra. Perché uno dice, vabbè, tutte le parti elettroniche le mettono prima di chiudere la chitarra, però effettivamente se poi ci pensi non puoi. Perché se tu metti gli switch, i pick-up, il ponte, tutto, prima di chiudere la chitarra e poi devi verniciarla, devi incollarla, devi magari scaldarla ancora, non puoi. Quindi è una roba da fare dopo, e l'unico modo per accedere a queste cose è i fori AF della chitarra. E questo è anche uno dei motivi per cui le semiacustiche tendenzialmente, a parità di fascia, costano leggermente di più delle solid body, perché hanno comunque degli step costruttivi aggiuntivi rispetto a dei blocchi di legno attaccati insieme e poi ritagliati da una macchina a controllo numerico. Di sicuro farò di tutto per portare qui sul canale una 335 come si deve, quelle made in America, che anche solo per curiosità, per vedere come mi trovo, perché è un sacco di tempo che non ne provo una. Io ringrazio comunque i ragazzi di Musical Store per questa chitarra, anche se non è un ES335 vera, e vi lascio comunque qui da parte a me una bella playlist con tutte le chitarre semiacustiche che ho provato sul canale, cioè Harley Benton, Ibanez, insomma tutta roba accessibile, così per babam.